Ok, partiamo subito e immergiamoci in questa nuova analisi. Oggi esploriamo un tema affascinante, che come recita il titolo in sovrimpressione, si chiama La maledizione delle risorse statali. E voglio sfidare subito, fin dai primissimi secondi, un'idea che diamo tutti per scontata. La convinzione che un'improvvisa pioggia di denaro pubblico su un'amministrazione locale porti automaticamente enormi benefici alla società. Di solito quando arrivano fondi extra si festeggia, giusto? Beh, te ne devi forte perché la ricerca economica ci dice che la storia è molto diversa. È super intuitivo, no? Viene naturale pensare che iniettare una marea di soldi in un comune risolva magicamente i problemi strutturali. Più budget? Ottimo, costruiamo più scuole, ripariamo le strade, assumiamo medici. Sembra l'equazione perfetta. Ma la realtà che emerge dai dati empirici è incredibilmente paradossale. La letteratura economica ci dimostra che, se mancano i giusti controlli, questa abbondanza improvvisa di risorse può letteralmente sgretolare le fondamenta delle istituzioni democratiche locali. Ed ecco che entra in gioco un concetto davvero controintuitivo, scovato da un team di economisti. Brollo, Nannicini, Perotti e Tabellini hanno coniato il termine maledizione politica delle risorse. In pratica cosa ci dicono? Ci dicono che quando un governo locale riceve un sacco di soldi che non provengono dalle tasse dirette dei propri cittadini, succede un disastro. La qualità di chi governa inizia inaspettatamente a crollare, un vero e proprio cortocircuito. Passiamo alla sezione 1. La teoria dell'azzardo morale. Vediamo esattamente perché più soldi possono significare, paradossalmente, più problemi. Pensateci un attimo, il meccanismo è tanto semplice quanto affascinante. Immaginate che il budget del vostro comune esploda all'improvviso. Noi cittadini vediamo arrivare qualche cantiere, 2 o 3 servizi in più e abbassiamo la guardia, diventiamo meno esigenti e sapete cosa succede a quel punto? Il politico di turno ha improvvisamente molto più margine per sottrarre denaro o creare rendite politiche senza che nessuno se ne accorga o faccia troppe storie. E c'è di peggio. Un mucchio di soldi facili attira come una calamita candidati opportunisti, magari meno preparati, che puntano solo al guadagno facile e non al bene pubblico. Sezione 2. Il laboratorio perfetto. I comuni brasiliani e i trasferimenti FPM. Per dimostrare questa teoria senza ombra di dubbio, i ricercatori avevano bisogno di dati reali, non solo di formule alla lavagna, e hanno trovato il laboratorio perfetto in Brasile, studiando il Fundo di Participazione dos Municípios, o FPM. È un sistema rigidissimo che distribuisce soldi federali ai comuni basandosi su scaglioni di popolazione. In pratica si creano delle linee invisibili, basta superare la soglia di pochissimi abitanti e, boom, scatta un massiccio e improvviso salto nei finanziamenti. E questo crea una situazione che ha dell'incredibile, il classico disegno di regressione discontinua. Immaginate 2 città vicine, praticamente gemelle. La città A ha 10.188 abitanti e riceve un finanziamento normale. La città B ne ha 10.189. Per un singolo, unico abitante in più, la città B supera la soglia magica e si becca una valanga di soldi dal governo centrale. È del tutto arbitrario, ma permette agli studiosi di confrontare 2 realtà identiche dove l'unica vera differenza è quanto è gonfio il portafoglio statale. Arriviamo alla sezione 3, più soldi, più corruzione. E qui analizziamo le prove scottanti emerse dal programma anticorruzione brasiliano. Nel 2003 il Brasile ha lanciato un programma indipendente che estrae a sorte dei comuni e manda dei revisori contabili implacabili a spucciare i conti. E i report sono scioccanti. Hanno documentato un'esplosione di creatività criminale. Appalti palesemente truccati, beni comprati a prezzi assurdamente gonfiati, soldi dirottati su conti privati e persino rimborsi per spese letteralmente fantasma. Insomma, un disastro. Ma la vera domanda è: c'è un legame tra queste frodi e i salti di finanziamento di cui parlavamo prima? La risposta è assolutamente sì. Guardiamo i dati puri, perché parlano chiarissimo. Un aumento del 10% dei trasferimenti federali fa schizzare in alto l'incidenza della corruzione generale del 4,7%. Non è un margine di errore, è un dato enorme. Questo significa che la pioggia di denaro, invece di pacificare e migliorare l'amministrazione, ha agito come un vero e proprio doping per le pratiche illegali. E tenetevi forte, perché c'è di peggio. Se escludiamo i casi di semplice, per quanto grave, pessima amministrazione e ci concentriamo solo sulle prove schiaccianti di corruzione grave e palese, il salto è ancora più clamoroso. Gli episodi di furto sfacciato balzano del 7,3% a fronte del solito aumento di budget del 10%. È la prova schiacciante che l'azzardo morale si materializza nell'esatto istante in cui le casse si riempiono gratis. E qui arriva l'ammazzata finale per la nostra fiducia nel sistema elettorale. Vi aspettereste che un sindaco beccato con le mani nella marmellata perda le elezioni in modo disastroso, vero? Sbagliato.
I dati ci dicono che se una città è improvvisamente inondata di fondi federali, i cittadini tendono a chiudere un occhio. I soldi extra attutiscono lo scandalo e la punizione elettorale per un comportamento corrotto diventa incredibilmente più debole. Assurdo, vero? Sezione 4. Fuga del talento politico, che porta al declino della qualità dei candidati. La maledizione delle risorse non porta solo corruzione, fa anche terra bruciata dei talenti. Guardate i dati elettorali. All'aumentare dei fondi, le persone più istruite scappano dalla politica. Con un 10% in più di soldi facili, la quota di sfidanti con una laurea crolla del 2,7%. Chi ha vere competenze se ne va nel privato, stanco di un sistema opaco. E sapete chi ci guadagna? Il sindaco uscente, magari proprio quello che gestisce i fondi in modo torbido, che vede aumentare le sue probabilità di essere rieletto del 4% grazie alla mancanza di veri rivali. E arriviamo alla sezione 5. Il prezzo della democrazia. Valutare il vero costo delle entrate statali improvvise. È tutto riassunto perfettamente in questa citazione degli autori dello studio. Riversare vagonate di soldi dall'alto su un comune senza supervisione rigorosa non è sviluppo, è un paradosso tragico. Il denaro facile attrae avvoltoi in cerca di arricchimento personale e allontana chi ha davvero gli strumenti e le competenze per migliorare la società. È una dinamica distruttiva per la virtù civica. E questo ci porta alla nostra riflessione finale. Spesso nei notiziari ci compiacciamo di quanti milioni siano stati sbloccati per questa o quella regione, ma la vera domanda, quella provocatoria che dobbiamo farci, è: stiamo festeggiando ciecamente il numero di zeri sull'assegno o stiamo pretendendo un sistema che garantisca l'integrità di chi dovrà spendere quei soldi? Perché come abbiamo visto oggi, senza trasparenza e senza rigore, la più grande benedizione finanziaria può trasformarsi letteralmente in un attimo nella più letale delle maledizioni.